Bene, buongiorno a tutti. Io sono Fabio Petti, vice responsabile di Gruppo Investment Strategy. Sono qui con Marco Valli, il nostro capo economista, e con Alessandro Caviglia, il nostro Chief Investment Officer per l'Italia. Abbiamo appena concluso il Gruppo Investment Committee di settembre, dove abbiamo preso delle importanti decisioni per quanto riguarda l'asset allocation ai nostri clienti. Ma andiamo un passo alla volta, iniziamo dalla macro. Chiederei subito a te, Marco. Abbiamo visto un primo semestre europeo guidato da un forte aumento dell'export per il front loading, aziende che cercavano di limitare i danni da questi dazi. Cosa ci dobbiamo aspettare sulla chiusura d'anno e soprattutto sul 2026? Dal mio punto di vista è vero che c'è stato parecchio front loading di esportazione verso gli Stati Uniti, però è altresì vero che c'è stato anche qualche notizia positiva che è arrivato sul fronte dei driver di crescita domestici. Abbiamo avuto un continuo miglioramento del potere d'acquisto delle famiglie, abbiamo avuto i tagli dei tassi della Banca Centrale Europea che hanno supportato soprattutto gli investimenti, e poi abbiamo, diciamo così, l'accelerazione dell'impulso ciclico che deriva dai piani di investimenti legati a Next Generation EU. Quindi tutto questo ha dato una resilienza di fondo all'economia europea che nella prima parte dell'anno si è comportata un po' meglio del previsto e ha anche visto una buona tenuta del mercato del lavoro, e questo è fondamentale perché questo riduce i rischi al ribasso. Nella seconda metà dell'anno io penso che questo effetto di front loading andrà scemando, anzi negli ultimi dati già questo si vede, e quindi la crescita sarà necessariamente parecchio debole, ma comunque ancora positiva. E poi nel corso del 2026 l'idea è che la crescita in termini trimestrali comincerà a riaccelerare perché verrà meno progressivamente l'impulso negativo sul fronte dei dazi, e contestualmente ci sarà invece l'entrata a regime della politica fiscale più espansiva che comincerà a dare i suoi impulsi ciclici in maniera graduale all'inizio e poi più decisamente nel corso del 2027 e 2028. Quindi una traiettoria di debolezza da qui a fine d'anno che però dovrebbe poi lasciare il passo a un miglioramento nel corso del 2026. Quindi questo ci lascia con una crescita in media che sia quest'anno e l'anno prossimo intorno all'1%, però con questa traiettoria di miglioramento nel corso del 2026. Chiarissimo. E in questo contesto cosa ti aspetti che faccia la BCE? Dal nostro punto di vista la Banca Centrale Europea ha terminato la campagna di taglio dei tassi, anche perché l'inflazione è arrivata al 2% e le nostre previsioni si stabilizza intorno a questo livello, leggermente sopra da qui a fine anno, leggermente sopra sotto nel corso del 2026, ma sostanzialmente siamo arrivati al 2% in modo sostenibile. Quindi se è vero che nelle nostre previsioni il ciclo economico tutto sommato tiene, il mercato del lavoro non deve fronteggiare grossi rischi a ribasso, se questo è vero, allora a quel punto probabilmente la Banca Centrale Europea confermerà l'attuale politica monetaria con tassi di interesse fermi al 2% fino a tutto il 2026. Permangono i rischi comunque di un ulteriore piccolo allentamento da qui ai prossimi 3-6 mesi, quando dovremo vedere l'impulso più negativo sul fronte dei dazi, però se questo dovesse generare qualche rischio a ribasso ulteriore sul mercato del lavoro, ecco che la BCE potrebbe rispondere con un ultimo taglio dei tassi, ma il grosso del processo di taglio del costo del denaro è ormai alle spalle. Insomma. Chiarissimo. Quindi un contesto, Alessandro, di una BCE che dovrebbe aver fondamentalmente terminato il suo percorso, spread sui corporate vicini al minimo storico, almeno per il momento, e potenziale instabilità politica, parlo della Francia, che potrebbe avere impatti invece sui governativi. Qual è quindi il consiglio che diamo ai nostri clienti? Qual è la stance che andiamo a prendere sull'obbligazione europeo? I nostri portafogli hanno beneficiato in maniera importante negli ultimi trimestri delle eccellenti performance su corporate investment grade in euro, sul debito dei paesi emergenti. In questo contesto sì, alcune modifiche sono necessarie, ad esempio sul mondo del corporate investment grade in euro, dato che abbiamo un livello di spread estremamente compresso, possiamo aspettarci più stabilità che potenziale di ritorno ulteriore, pur rimanendo convinti che sia una componente essenziale nella costruzione dei nostri portafogli. Invece dobbiamo introdurre una nota di cautela, di attenzione sulla parte lunga delle curve dei titoli di Stato in euro e in dollari, quindi parliamo delle scadenze a 10 anni, a 30 anni, perché
oggettivamente dalla pandemia in poi abbiamo avuto debiti e deficit crescenti nel mondo occidentale, nei paesi sviluppati, e i piani di spesa fiscale non faranno che peggiorare il merito di credito, il rischio creditizio di questi emittenti, considerando appunto anche che negli Stati Uniti l'inflazione non è ancora pienamente sotto controllo. D'altra parte, è bene in questa fase focalizzarsi su quelle scadenze brevi o intermedie delle curve dei titoli di Stato, perché dal nostro punto di vista quell'area lì di curva è la più tranquilla. Invece confermiamo le nostre posizioni positive sul debito dei paesi emergenti. È un ottimo modo per mantenere un carry importante a favore dei portafogli, per investire in un asset class che tutto sommato ha una volatilità contenuta e avere esposizione a degli emittenti che hanno un merito di credito magari mediamente più basso dei paesi sviluppati, dei paesi occidentali, ma questo merito di credito o è stabile o addirittura in miglioramento. Chiarissimo, grazie Alessandro. Marco, andiamo dall'altra parte dell'Atlantico. Il mandato della Federal Reserve è tutt'altro che semplice in questo periodo, no? Vediamo dati piano piano sempre un po' peggiorando per quanto riguarda l'occupazione, anche se sostanzialmente sta tenendo, mentre l'inflazione, come diceva prima anche Alessandro, potrebbe rimanere a livelli piuttosto importanti. Cosa ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda crescita e inflazione negli Stati Uniti e di conseguenza la tua lettura per la Federal Reserve? Sì, allora la crescita nella prima parte dell'anno è stata molto volatile per effetti legati al canale estero e le scorte che sono state molto impattate dai dazi annunciati da Trump. L'idea è che c'è stato quindi un rallentamento importante. Se guardiamo la domanda domestica, è cresciuta a un ritmo di circa l'1,5% annualizzato, ben al di sotto dei livelli del 2024, ma sicuramente non la recessione che qualcuno temeva con, diciamo così, tutta la fase di turbolenza legata al Liberation Day. Quindi l'economia ha rallentato ma sta tenendo. E il mercato del lavoro, la crescita occupazionale ha rallentato molto, ma tutto sommato se andiamo a vedere tasso di disoccupazione e gli indicatori di licenziamenti, come ad esempio i jobless claims, sono tutto sommato sotto controllo, quindi le imprese hanno assunto un ritmo decisamente inferiore, ma non stanno licenziando. Questo è importante perché anche questo dà una sorta di resilienza di fondo. Guardando la seconda metà dell'anno, quello che noi prevediamo è una lenta riaccelerazione della crescita, modesta, ma comunque la direzione dovrebbe essere quella, perché la politica fiscale comincerà a dare un suo impulso positivo, soprattutto sul fronte degli investimenti, e perché progressivamente sta venendo meno, almeno in parte, quell'incertezza legata ai dazi che un po' ha frenato, insomma, consumi e investimenti. Quindi questo dovrebbe lasciare la crescita su un sentiero, diciamo così, di riaccelerazione, con una dinamica inflazionistica che secondo me più passa il tempo più sarà destinata a vedere l'impatto al rialzo che deriva dai dazi, perché al momento abbiamo visto poco, ma penso che sia solo una questione di tempo. Quindi al momento l'inflazione è intorno al 3%, nel corso dei prossimi mesi prevediamo una ulteriore accelerazione sopra il 3%, e questo complicherà decisamente lo scenario per la Federal Reserve, perché da un lato hai un'economia che, diciamo così, sta tenendo e un tasso di disoccupazione che pur in salita rimane comunque basso. Dall'altra parte è una fase di accelerazione dell'inflazione. Secondo me quello che la Federal Reserve farà è essere pragmatica, quindi tagliarne il costo del denaro ai 25 punti base nel meeting di settembre, quindi fra pochi giorni, poi un altro taglio di 25 punti a dicembre, e poi nel corso dell'anno prossimo prevediamo solo un ulteriore taglio, quindi nel totale 75 punti, decisamente meno rispetto a quanto attualmente è scostato dal mercato, perché riteniamo proprio che la macro sottostante non giustifichi tutti i tagli dei tassi che sono attualmente nelle curve. Chiarissimo. Alessandro, quindi con Marco abbiamo descritto un mondo in cui sia gli Stati Uniti che l'Europa crescono sotto potenziale, con gli Stati Uniti che hanno ancora un tema importante sull'inflazione, 2 tagli sul 2025, un taglio sul 2026, invece una BCE che dovrebbe essere arrivata al livello. In questo contesto, quale asset allocation sull'azionario consigliamo ai nostri clienti? Sì, noi confermiamo un'allocazione neutrale tra le varie aree geografiche, perché preferiamo invece avere delle scelte attive molto forti di natura fondamentale o tattica in termini di singole azioni e in termini
di settori. E confermiamo un approccio di costruzione globale, quindi dove gli Stati Uniti, quando investiamo su un portafoglio azionario, pesano circa il 60%, l'Europa il 20%, i paesi emergenti il 20%. L'Europa ha avuto un inizio d'anno molto molto forte, però poi dopo la correzione di aprile a causa dell'inizio della guerra commerciale c'è stato un recupero davvero notevole da parte del mercato azionario americano. Oggi i due mercati performano in maniera molto simile, perché oggettivamente il modello di crescita delle aziende europee è guidato dall'export e ci sono state delle revisioni a ribasso sul potenziale di crescita degli utili. Quindi mentre a 12 mesi per le aziende europee ci aspettiamo una crescita degli utili intorno allo 0, per gli Stati Uniti ce l'aspettiamo intorno al 5%. In termini di settori, chiaramente negli Stati Uniti la tecnologia rimane il nostro tema di investimento di lungo periodo preferito, poi le politiche della nuova amministrazione sicuramente favoriranno industriali, utilities sulla scorta di maggiore spesa pubblica per infrastrutture, per le politiche di rilocalizzazione a favore degli Stati Uniti. Sicuramente anche i finanziari americani, le banche americane possono beneficiare della deregolamentazione. Poi ovviamente quando investiamo negli Stati Uniti un tema caldo è quello dell'eccessiva concentrazione, soprattutto su certi settori, su certi nomi. Noi lo gestiamo introducendo delle strategie equal weight, cioè in cui il peso di ogni azienda è esattamente uguale a quello di tutte le altre. In Europa le banche, performance da inizio anno veramente notevole, forse oggi in un contesto di tassi bassi e stabili ci potrebbe essere domanda forte rispetto a società che noi definiamo ad alto dividendo, quindi che sono presenti un po' in tutti i settori, quindi è più una chiamata fattoriale, più una chiamata tematica che di settore, mentre sicuramente l'espansione fiscale in Germania sosterrà in maniera importante il mercato dei titoli industriali. Molto bene, molto chiaro. Marco, un'ultima domanda per te. È evidente il tentativo da parte dell'amministrazione Trump di influenzare le decisioni della Federal Reserve. Secondo te, nel medio periodo, quanto sarà efficace questo tentativo? E se sì, dove potrebbe portare potenzialmente l'euro-dollaro un abbassamento importante dei tassi come quello richiesto da Trump? Sì, allora nel nostro scenario centrale di 75 punti base di taglio della Federal Reserve noi assumiamo implicitamente che la Fed si muova sulla base della macro sottostante, che non abbia più di tanto le influenze in arrivo dalla Casa Bianca. Però ovviamente il rischio sta crescendo e in parte secondo me il mercato sta già scontando un rischio di maggior politicizzazione da parte della Federal Reserve. Se i tassi dovessero scendere per via di pressioni politiche dal livello attuale, diciamo a 1,5, quindi 300 punti base di tagli, quelli che Trump vorrebbe, a quel punto le implicazioni per tasso di cambio sarebbero molto molto negative, perché nel nostro scenario centrale noi vediamo un euro-dollaro che va a 1,20 per la fine di quest'anno e va verso 1,23 nel corso del 2026. Nello scenario di maggior politicizzazione da parte della Federal Reserve, ecco che queste previsioni andrebbero riviste in maniera sostanziale e riteniamo ci possa essere una buona probabilità di vedere un euro-dollaro nel corso dell'anno prossimo che possa andare in area 1,35, quindi tra 1,30 ma più probabilmente 1,35 se non addirittura 1,40. Chiarissimo. Alessandro, un'ultima domanda. A parte lo scenario di coda che abbiamo adesso discusso con Marco, rimane vero il percorso di de-dollarizzazione che stiamo vedendo. Infatti Marco dà uno scenario centrale col dollaro all'1,20 e poi 1,23, 1,25 sull'anno che viene. Cosa stiamo implementando sui portafogli dei clienti per proteggerci da questo rischio? Sì, sulla esposizione dollaro noi manteniamo la nostra view di cautela e quindi stiamo implementando delle politiche di copertura. Quando compriamo obbligazioni denominate in dollari, copriamo integralmente il rischio di cambio. Per la prima volta, quando compriamo invece azioni in dollari, copriamo una parte, una quota di portafoglio azionario americano. In questa fase stiamo coprendo circa il 20%, perché lo scenario di base è quello appunto di una graduale indebolimento del dollaro, però questa copertura parziale del 20% sull'azionario americano ci serve nel caso in cui dovessero manifestarsi dei movimenti di mercato particolarmente forti.
Grazie Alessandro, grazie Marco. Il tempo a nostra disposizione si conclude qui. Ci vediamo alla prossima.